Ciao, io sono Carlo e vi sto parlando dal mare della Grecia, nello specifico siamo sul lungomare di Atene a Paleofaliro. Io mi sono trasferito qui da pochissimo, da 2 settimane, e ho fatto questa scelta. Vi racconto brevemente come è nata, come si è arrivati a questo grande passaggio. Io sono sposato con una greca, ed è una vita che siamo insieme, siamo cresciuti assieme, ci siamo conosciuti in Italia 22 anni fa, perché ci siamo conosciuti all'università quando eravamo ancora giovanissimi, però abbiamo scelto di vivere in Italia. Abbiamo ventilato più volte la possibilità di entrare in Grecia, quindi andandoci a ricongiungere alla famiglia di mia moglie, ma non l'abbiamo mai concretizzata, anche perché strada facendo abbiamo fatto 4 splendidi figli, lavoravamo entrambi e stavamo tranquilli, stavamo bene, abbiamo vissuto tanti anni, prima in Campania e poi a Prato, 12 anni. Però è arrivato il coronavirus, il benedetto e fantomatico coronavirus, che ha stravolto le nostre vite come a tutti, però ci ha spinti poi a un cambiamento, perché, detta brevemente, il coronavirus ha azzerato letteralmente il mio lavoro, perché io faccio l'agente di commercio ormai da 18 anni e lavoravo strettamente con la ristorazione, quindi come potete immaginare mi ha praticamente congelato il lavoro. I miei clienti sono rimasti tutti atterriti, chiusi, spiazzati, e quindi questa cosa ci ha portato poi a prendere in considerazione quello che già avevamo in passato a volte soltanto ipotizzato, cioè su 2 piedi così prendere la grande decisione e passare in Grecia. Per farlo, come spesso si dice in questo periodo, ci siamo reinventati, perché mia moglie è una giurista, ha sempre lavorato con gli studi legali, invece adesso lavora per un'azienda di servizi qui ad Atene. Io mi sono reinventato perché faccio un lavoro simile a quello che facevo prima, però rivolgendomi a un canale diverso, perché lavoro con i grossisti qui in Grecia per portare quelli che sono i prodotti tipici italianissimi, ripartendo un po' da zero, però con grande entusiasmo, perché come potete vedere ne vale la pena. In Grecia si sta benissimo, io sono italiano, amante di tutto quello che è italiano, sono anche abbastanza nazionalista, però vi assicuro che con un piccolo sforzo, superando certi paletti mentali e pratici, vale la pena di venire a vivere in Grecia, per la mentalità, per l'atmosfera, per il clima. Se magari vi fate spaventare per un'eventuale destinazione Grecia dal discorso crisi, dal discorso troika, considerate che la crisi c'è stata e c'è ancora, la troika c'è stata e c'è ancora, però ha coinvolto qui in Grecia principalmente tutto quello che è l'assetto dell'impiego pubblico, e tutto quello che è stata la stretta sul mondo del lavoro pubblico, quindi degli impiegati pubblici, degli appalti pubblici e tutto l'indotto su quelli che sono i lavori pubblici. Ma se avete uno spirito di iniziativa e lavorare nel settore privato, impiegatizio, soprattutto del turismo, perché la Grecia vive per quasi il 40% dell'indotto turistico, e parlate l'inglese o anche l'italiano, insomma può essere molto utile qui in Grecia. Partite tranquilli, fatevi carico, riempite il bagagliaio solo della vostra voglia di fare, perché qui in Grecia c'è tanto da fare, c'è anche il lavoro, se lo si vuole cercare, se lo si vuole inventare, se lo si vuole accettare,
Si vive sicuramente meglio per me rispetto all'Italia, con un reddito pro capite anche più basso, c'è qualità di vita, c'è viabilità, c'è un'aria fantastica, e quindi detta breve si sta alla grande, per cui tranquilli, non vi fate spaventare dall'argomento crisi, anche perché è vero che c'è ancora il fantasma della crisi, ma sta andando piano piano a scemare e comunque passerà in via definitiva, diventerà comunque un ricordo, perché i greci hanno dei grandi valori, spirito di iniziativa, sono dei gran lavoratori, sono stoici, sanno soffrire ma sanno sempre risorgere, lo hanno dimostrato nei millenni e lo dimostreranno anche questa volta. Ecco, il passaggio non è mai indolore e non è semplice, perché immaginate ovviamente quello che può essere l'impatto sui bambini. Noi abbiamo 4 bambini dai 0 ai 12 anni che quindi hanno i loro amici, le loro scuole, i loro sport, quindi facendo leva sul discorso della seconda famiglia in Grecia è ovvio che la nostra magari situazione è stata agevolata, però comunque non è facile convincerli e far capire loro che stanno comunque andando a migliorare come scommessa anche nel medio e lungo termine la loro qualità di vita. Ma non è stato semplice neanche affrontare l'argomento con colleghi, con amici e con i parenti soprattutto. Però oramai le distanze, come tutti sapete, si sono quasi azzerate. A meno che non si vada dall'altro capo del mondo, in Nuova Zelanda, in Australia, siamo sempre a un tiro di schioppo con gli aerei, per cui ce la siamo venduta così. Siamo ad Atene, quindi insomma in un'ora e mezza si è a Milano o a Roma, e per cui abbiamo promesso a tutti di rientrare spesso e frequentemente. E poi, come tutti i greci, qui è nato il concetto dell'ospitalità allargata. Come tutti i greci adesso diciamo a tutti: la nostra casa è sempre aperta a chiunque ci venga a trovare dall'Italia, e abbiamo già un planning abbastanza fitto di tante persone che verranno a trovarci, quindi la stiamo vivendo con grande entusiasmo e penso che anche i nostri figli si stanno facendo in maniera sana contagiare dall'entusiasmo dei genitori. Non è semplice perché ci si rimette in gioco, si ridiscute tutto, cambia la lingua, cambia l'approccio con quello che può essere un vicino, un collega, un cliente, però tutto quello che spaventa prima di partire qui in Grecia si disintegra nella prima settimana. Vedi, in Italia spesso ti viene il cameriere a dire cerca di accelerarti, no? Anche a pranzo, se hanno il giro dei tavoli, ti porto il conto, ti porto il caffè. Qui sarebbe blasfemico, cioè qui devi stare tranquillo, capito? Quando hai finito vai, è così. C'è il turista che fa una settimana, 2 settimane, uno stop su Atene lo fa, così come chi va sulla penisola calcidica magari va anche a Salonicco, cerca di vedere anche Salonicco, perché anche Salonicco è bella, c'ha un lungomare fantastico, somiglia un po' a Napoli, proprio come anatomia urbana, è molto bella anche Salonicco, è da vedere, ed è un mondo un po' diverso cioè la persona di Salonicco magari ha dei tratti che lo possono distinguere rispetto a quello di Atene, anche se il bello della Grecia è l'uniformità. Ecco, questa è una differenza rispetto all'Italia. In Grecia si parla la stessa lingua con pochissime o non sentite accezioni dialettali, si mangia lo stesso piatto, si balla la stessa musica. Invece in Italia l'Italia è fatta a macchia di leopardo, quindi si mangia, si canta, si suona, si balla in maniera diversa a seconda. Questo ha creato, come sappiamo in Italia, un po' di differenze che a volte sono divergenze, a volte non accettate, quindi siamo italiani un po', lo sappiamo, no? Un po' del sud, del nord, del centro. Invece i greci si sentono tutti componenti di una grande famiglia. Il greco è molto molto nazionalista, più del francese, anche se non lo dà a vedere. Nei momenti topici
dimostra tutto il suo nazionalismo. Infatti il greco sul balcone ha la bandiera, sulla mensola la chiesettina col candilacchio acceso che si accende tutte le sere e si fa il segno della croce tutti i giorni. È l'unico paese, la Grecia, che ha nella bandiera la croce, che sarebbe la croce cristiana, e loro vanno fierissimi di questo. Per tutti i greci quello che è l'alito della Chiesa ortodossa è un peso fortissimo, che però è un peso leggero, se mi permettete, perché lo sentono in maniera piacevole. Cioè, anche dal punto di vista politico, in Grecia se si fa una scelta importante o se si discute di un cambiamento importante, ha una voce predominante anche nell'orientamento politico delle persone quello che dice il patriarca, cosa che in Italia abbiamo disgiunto ormai da un po'. Cioè, nel senso, il Papa non si intromette, a meno che di eccezioni comunque molto sempre all'atere, nelle discussioni politiche. Invece in Grecia ancora oggi il patriarca a volte tuona quando un politico magari ha osato troppo, diciamo è stato troppo laico, ed ha un peso ancora importante. Sì, perché i greci sono orgogliosamente venuti fuori da 400 anni di dominio ottomano e hanno mantenuto questo substrato culturale, questo fiume silente della loro tradizione, grazie ai preti, perché i preti nella maggior parte dei casi di nascosto continuavano a leggere, a raccontare ai bambini, ai ragazzi tutto quello che era la tradizione ellenica, no? E dopo 400 anni loro sono venuti fuori ancora con intatta la loro tradizione culturale grazie ai babà, come li definiamo noi turisti, no? E qui quindi c'è un rispetto religioso, ma proprio con la R maiuscola, per chi ha questa tonaca, ok? Che poi tra l'altro in Grecia il prete, a differenza dell'Italia, si sposa, e fa tanti figli, quindi rappresenta quello che è il legame e l'unione tra il mondo della Chiesa e quello che è il mondo della famiglia, quindi il prete dà l'esempio e insegna a un padre, a una madre come siamo io e mia moglie, dà consigli proprio perché lui è il primo che ha tanti figli e quindi deve dare a tutti l'esempio. Quindi il greco è un fiero ed orgoglioso cristiano, però è anche fiero ed orgoglioso di avere generato tutte le matrici culturali dell'Occidente. Però attenzione, c'è la cosa bella del greco è che non te lo fa pesare, cioè non è un vanto fine a se stesso. Ne è fiero e orgoglioso, ma perché lo vuole condividere, lo vuole spiegare. E al greco, ecco, questo viene da millenni di storia e di filosofia nata qui in Grecia. Al greco piace parlare, piace discutere, piace la dialettica è nata qui, quindi piace confrontarsi, considerare sempre l'opinione altrui, valorizzarla. Quindi in Grecia qui è difficile vivere fenomeni di razzismo, che sia culturale o che sia di un fenomeno che puoi notare per strada o nei negozi. È veramente difficile, cioè in Grecia sono tutti ben accetti e sono tutti ben ascoltati, cioè l'opinione di tutti ha un valore, per quanto a volte sia anche clamorosamente stupida. Facendo uno yama su un brindisi si cerca di far capire a chi è caduto in quel momento di stupidità perché sia stato stupido, però senza offenderlo, mai. Se scatta un'offesa in Grecia, alert, si deve rimediare in 1000 modi, in tutte le maniere possibili, si deve subito appianare tutto. Questa è la filosofia greca. Per me quello che può essere proprio un esempio, un modello che per tanti greci, ma che per chi lo conosca forse è per tutti, di greco vero, è proprio Panagoulis, perché è il classico personaggio che pur di non soffocare le proprie opinioni
pur di non veder morire i propri ideali si è sacrificato. Forse io a volte confronto Panagoulis da italiano a quello che è stato Falcone o Borsellino, sono proprio due ambienti e sono persone completamente diverse, sia proprio come tipologia di individuo che come lavoro svolto, però sono persone che hanno sacrificato se stessi per i loro ideali e per gli altri soprattutto. Poi Panagoulis insomma ha un legame forte anche con l'Italia e forse con la donna più cazzuta che abbiamo mai avuto in Italia, e non tutti gli italiani hanno approfondito quanto abbia dato la Fallaci a noi italiani, perché paradossalmente, come purtroppo ecco a volte capita in Italia, alcuni italiani sono decantati e glorificati all'estero ma vengono un po' dimenticati in Italia. Questo in Grecia non succederebbe mai, ecco, mi richiamo un po' a quello che è il patriottismo greco. Ora io penso che come in Italia, anche in Grecia tutto il filone dell'antifascismo ha creato insomma una tradizione culturale nuova di moderatismo sia sociale che politico, che poi ha formato una classe politica nuova che ha saputo sfruttare gli ultimi decenni tutto quello che è stato il boom economico, l'apporto dell'Unione Europea eccetera. E poi l'ultimissima classe politica greca purtroppo ha dato dei dispiaceri ai greci, perché se la Troica c'è stata e c'è ancora, anche se da lontano, ed è qui ancora frequente questo monitoraggio sui greci, è perché ha sbagliato nettamente una classe politica e per fortuna poi è stata comunque resettata e adesso si riparte e si spera bene nel futuro e nella fine della crisi. Panagoulis, sì, Alex per i greci, è stato un eroe dell'era moderna, per alcuni diciamo ovviamente è stato visto come un estremista, però lui era estremamente amante della sua patria e della sua gente. Raccontiamo questo aneddoto di quando lui ha preparato l'attentato, la famosa bomba che poi in pratica diciamo è saltato, come possiamo dire gli è scoppiata in faccia, diciamo. Però quando lui preparava questo attentato ha lasciato scritto che lui non avrebbe ucciso un uomo, ma avrebbe ucciso un dittatore, per cui non si sarebbe mai sentito colpevole di questo, né aveva paura di essere giudicato, perché era semplicemente difensore della democrazia e in maniera proprio estremamente semplice diceva: io difendo la democrazia, cioè quella che è l'anima della mia gente, l'anima del mio paese, perché la democrazia è nata qui. Allora, cioè, per chi dovesse conoscerlo, un altro eroe, o per certi versi mancato eroe per tantissimi greci, è stato Varoufakis. Varoufakis è un professore universitario di economia, lui insegna negli Stati Uniti, è greco, ed era stato chiamato da Tsipras, il primo ministro greco, a fare il ministro delle finanze negli anni difficilissimi della crisi e dell'inizio della Troica. Oramai su Varoufakis e su quello che avevano concordato con Tsipras si sa quasi tutto, anche se non sono tutte cose che sono state diciamo dichiarate apertamente. Varoufakis aveva creato con il suo staff, con i suoi collaboratori, un piano diciamo di salvataggio della Grecia che prevedeva quasi sicuramente l'uscita dall'euro, dalla zona euro, ritornando o alla dracma o comunque a una moneta inizialmente virtuale per poi ritornare alla dracma, e comunque dichiarando default. Lui voleva portare la Grecia al fallimento per poi rinegoziare da falliti
quelli che erano i debiti greci, però con questa nuova valuta. E voleva fare quello che un po' fanno anche le aziende praticamente a volte, che falliscono e rinascono sotto altra veste, da bravo microeconomista. A quanto si dice, perché possiamo dire così, era tutto pronto per questo switch. Infatti il referendum, il famoso Ochi che hanno gridato i greci quando Tsipras ha fatto il referendum su quello che doveva essere sì o no sul pacchetto che offriva l'Unione Europea con la Troika, i greci corsero con un'affluenza enorme alle urne a votare no, a votare ok, cioè non accettiamo quello che è il piano dell'Unione Europea, cioè quindi della banca centrale, fondamentalmente della Germania, perché era tutto dettato dal governo tedesco, perché di questi debiti cartacei greci i maggiori detentori sarebbero le banche francesi e tedesche. Ecco perché c'è stata una grossa pressione dei tedeschi perché la Grecia rimanesse a galla comunque in ambito europeo. Sembrava tutto pronto, addirittura si dice che era stato scelto un giorno, una domenica a mezzanotte, che loro dichiarassero il default per poi fare questo switch proprio elettronico con le banche per ripartire poi con una nuova valuta. E qui nasce poi quello che è il mistero, diciamo un po' noir, o comunque il giallo greco, perché Tsipras ha fatto un retrofront clamoroso, quindi ha costretto in buona sostanza Varoufakis alle dimissioni, perché Varoufakis da un giorno all'altro si è messo sulla sua moto. Per chi ha imparato a conoscere Varoufakis sa che arrivava in moto in Parlamento e se ne andava in moto indossando il casco velocemente. È un tipo insomma abbastanza particolare. Si è dimesso, è ripartito salutando velocemente, poi dalla sua cattedra ha fatto capire bene o male quello che era stato il retrofront del primo ministro. Rimane ancora un mistero per tanti greci in quelle ore cosa sia successo. Fatto sta che poi è stato negoziato un patto che ha messo un cappio alla Grecia, perché hanno fatto un pacchetto di prestiti con dei tassi di interesse comunque bancari fondamentalmente, cioè era un aiuto ma un falso aiuto, perché la Grecia ha creato un sistema di restituzione che la vincolerà ancora per tanti anni, quindi molto molto soffocante per quello che è poi l'economia pubblica greca, cioè prima che ripartano qui assunzioni, appalti e tutto quello che è il mondo dell'economia pubblica, un pochino ce ne vorrà, proprio per colpa di questo piano della Troika, dobbiamo essere sinceri. Varoufakis ha scritto, per chi voglia aggiornarsi anche con i suoi testi, adesso ha scritto da poco qualcosa su quello che sarebbe stato questa fantasmagorica notte in cui gli è stato detto di non procedere. E allora ciao a tutti, io ringrazio tanto Story Hunters TV per la possibilità che mi ha dato di conoscerci e di raccontarmi. Per quanto riguarda la Grecia, io vi assicuro che se avete un'idea o un'occasione ne vale la pena. Io ho 4 splendidi bimbi, per metà greci, ho avuto un vantaggio, che però avevano magari tante paure e remore a venire a vivere qui, ma sono sparite tutte, e se spariscono in un bambino che vive l'entusiasmo che c'è qui in Grecia, e l'animo e la bontà che c'è qui in Grecia, vi assicuro che potrebbe essere così anche per voi. E buon viaggio a tutti, che sia in Grecia o che sia in altre location. A volte rischiare, rimettersi in gioco, ricominciare magari porta a delle belle novità, a dei successi, a delle conquiste, quindi coraggio in gamba e buon viaggio a tutti.